Ok, proviamo a mettere la batteria da 9 volt che ho trovato. Avevo anche una ricaricabile ma non l'ho trovata. Proviamo questa, vediamo se funziona. Allora chiudo, apro, ok, non funziona. Non funziona, mancheranno ancora schede da andare a mettere. Purtroppo io non posso montarlo passo passo perché tante schede non ce l'ho più, non ce le ho. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Oggi ci daranno qualche altro pezzo. Sì, le antenne. Oggi andiamo a mettere le antenne, e sono 1 e sono 2. E allora, per mettere le antenne le devo andare a bloccare qua dentro una, lasciando passare il filo bello morbido, ok, che non sono altro ragazzi che dei led 5 mm verdi con ok un tubo di gomma con 2 fili rosso e nero dentro. Ok, ok. Ora il problema è che col tempo questa gomma, 15 anni, questo robottino è fermo da 15 anni e passa, forse anche di più, si è, come vedi, scottata la gomma e non stanno all'impiedi come dovrebbero stare. Comunque va bene, io li inserisco qua dentro, uno qui e uno qui, e devo andarli a connettere nella scheda di input e output, se non sbaglio. Ok, le antenne, e vanno sul LED L e LED R. Ok, perciò questo è R e lo collego qui. Perfetto, questo è L e lo collego qui. Ok, perfetto, connessione anche di queste fatte. Ora ci dice di assemblare il sensore, eccolo qui. Questo ragazzi è il seguilinea che è già stato assemblato da il mio amico anni fa. Scheda, cavo, supporto in plastica. Perciò questo resta sempre aperto, certo, perché ora ci sono anche le antenne che fanno pressione. E che cosa? Questo si è levato, mannaggia, dico, ha tanti problemi, qualche problemino di assemblaggio questo robottino ce li ha, però per i tempi non possiamo cercare chissà che cosa, ecco. E allora, come stavo dicendo, ruotiamo, ok, il sensore va qui, perciò intanto inserisco il filo con il cavo a 1, 2, 3, 4 poli che mi dovrà arrivare poi ovviamente in qualche scheda. Ora vediamo quale scheda. E allora questo
questo lo metto così, perfetto. 2 viti, 2 viti, vediamo se mi dice anche quale viti. No, sono quelle normali, una e 2, perfetto. Ok, una qui, no, non va bene, troppo piccola, una più grossa, vediamo questo. Ok, perfetto. E un'altra dall'altro lato. Perciò fino ad ora abbiamo montato sensore seguilinea, che è questo qui, sensori di luce, perciò fotoresistenze che permettono al robot di seguire la luce o di scappare dalla luce, e poi 4 sensori, perfetto. Questo è montato e questo è montato. Ora mi dice dove metterla? No, perché serve un'altra scheda che ovviamente in questo numero non ci dà. Ci fanno vedere alcuni robot appunto robotizzati con elettronica, motori tuttori, a forma di dinosauro, che ci sono nei musei, che anche utilizzati nei film. Robot che scalano, scalatori, robot grandi, robot piccoli. Un altro robot da combattimento che è Dominator 2. Qua ci sono tutte le grafiche di progettazione, l'arma boom, che è questa qui, 79,9 kg, 1,40 m x 80 x 65, 2 motori Bosch da 24 volt, 750 watt, distanza da terra 10 mm, arma ascia pneumatica, 2 ruote, con sterzo differenziale. Poi ci danno tutte altre informazioni. La batteria viene inserita attraverso un foro posto sul retro del robot. Rivestimento in nitruro di titanio. Non è proprio così inusuale che un robot sia fatto di titanio, ma è piuttosto raro che sia rivestito in nitruro di titanio. La procedura implica di solito il posizionamento dell'oggetto in un forno e il bombardamento con azoto, che forma quindi un rivestimento in nitruro di titanio, una carrozzeria incandescente. Durante questo processo si forma del plasma sulla superficie dell'oggetto, che dà una lucentezza tra il blu al violetto, che diventa color oro quando si raffredda. Il plasma è uno stato della materia come quello solido, liquido e gassoso. Questo stato può durare dalle 2 alle 72 ore, ma le aziende mantengono il segreto in merito, perciò non fanno sapere quant'è la reale tempistica in ore dello stato di plasma. Qui a destra si vede la carrozzeria di Dominator 2 mentre riceve il trattamento, perciò per farlo più forte, per non farlo appunto rompere, e sarà anche una cosa costosissima, ragazzi. Infatti qui si vedono 1, 2, 3, 4, 5 persone, saranno 5 soci. Queste cose costano, ragazzi. Robot con le ruote, con una telecamerina. Questi vanno sullo spazio, sulla luna, e idem, eccolo qui, NASA. L'uso del differenziale,
qua ti spiega il differenziale, come funziona il differenziale in un robot oppure anche in generale nelle auto. Eccolo qua. E dice che quando un veicolo a 4 ruote deve girare sulle sue ruote tracciano una traiettoria curva. Le ruote esterne viaggiano a una velocità superiore rispetto a quelle interne, perciò devono ruotare più velocemente. Se le due ruote interne ed esterne viaggiassero alla stessa velocità, ci sarebbe un pericoloso scivolamento e trascinamento delle stesse in curva. Per ovviare a questo problema si usa il differenziale, un meccanismo che permette alle ruote interne ed esterne di viaggiare a velocità diverse. In alternativa si possono usare due motori elettrici controllati da un microprocessore che gestiscono in modo autonomo e continuo ciascuna ruota. E qua ci dice l'asse di trasmissione della ruota, ingranaggio centrale adattivo del motore, asse di trasmissione della ruota esterna. Ok. Molto interessante e molto completi questi fascicoletti, hanno poche pagine, forse una ventina, però sono fatti bene, bella a colori, stampa bella, curati davvero davvero alla grande. Qua mi dice anche la lista dei componenti di Seabot nel fascicolo 11, sensore seguilinea. Andiamo avanti, questo è Seabot 12, però 12 lo vedremo nel prossimo video. Ciao, se non l'hai fatto iscriviti al canale, mi raccomando, un mi piace, un commento, se ce l'hai anche tu commenta.